Ciao ragazzi, qui Mate piace, facciamo amicizia con la matematica. Oggi andiamo a parlare delle disequazioni frazionarie. Abbiamo già visto quelle intere, lineari e i sistemi di disequazioni lineari. Oggi andremo a fare uno step in più, ovvero a muoverci all'interno delle disequazioni frazionarie, partendo proprio dalla loro definizione, cioè quando è che posso dire ok, questa è una disequazione frazionaria? Prendiamo subito come esempio queste due disequazioni. La prima è frazionaria, la seconda no. In entrambe compaiono delle frazioni, ma la differenza, ciò che rende la prima frazionaria, è la presenza dell'incognita in almeno un denominatore. Qui ci sono dei denominatori, non c'è l'incognita, quindi questa non è una disequazione frazionaria. Nello specifico ci focalizzeremo su quelle che si chiamano disequazioni frazionarie in forma canonica, ovvero che si presentano in questo modo: a di x fratto b di x maggiore di 0, oppure maggiore o uguale di 0 o minore di 0 o minore o uguale di 0. Quindi un'unica frazione confrontata con lo 0. E nel caso in cui una frazione si presentasse, ad esempio, come 5 più x fratto x meno 3 minore di 1, quindi non in forma normale, andremo a vedere proprio i passaggi per ricondurci a questa forma, che è la forma migliore per risolvere gli esercizi. Non lo faccio vedere subito in questo, ma lo vedremo a breve negli esercizi. In particolare, stiamo attenti a una cosa molto importante quando ci si presenta una equazione, scusate, disequazione in forma normale. Ad esempio, x più 3 fratto x meno 4 maggiore di 0. La tentazione molto forte è quella di andare a fare la CE come facevamo nelle equazioni fratte, quindi in questo caso x meno 4 diverso da 0, quindi x diverso da 4, poi andare a eliminare questo denominatore. Questo è un errore per quanto riguarda le disequazioni, è un errore anche molto grave perché ci fa sballare completamente la soluzione. Infatti non posso buttare via qualcosa se non so che segno ha. Questo per il secondo principio nelle disequazioni. Infatti se io divido per una quantità negativa e questa avendo la x non so se è negativa o positiva, dovrei cambiare il verso della mia disequazione, ma se non so il suo segno, come faccio a scegliere se cambiare il verso o meno? Quindi dobbiamo tornare indietro e non fare niente di tutto ciò. Nessuna CE e nessuna eliminazione. Tanto per provarlo ulteriormente, proviamo a dare il valore x uguale 1. Che succede? Che se a x mettiamo il numero 1, al posto della nostra frazione otteniamo 1 più 3 fratto 1 meno 4. Ma 1 più 3 fa 4, 1 meno 4 fa meno 3. Vedete che otteniamo 4 fratto meno 3, cioè meno 4 terzi. Questa quantità è minore di 0, ma se noi avessimo buttato via il denominatore avremmo solo x più 3 maggiore di 0. E in quel caso, mettendo 1, 1 più 3 fa effettivamente 4, che è maggiore di 0, cioè rischieremo di prendere per esempio l'1 come soluzione quando in realtà 1 non soddisfa la disequazione. Per questo non possiamo eliminare il denominatore. Allora, chiarito che non possiamo eliminarlo, cosa dobbiamo fare per risolvere la nostra disequazione? Intanto facciamoci una domanda in più. Quando è che una frazione è positiva? Ma lo stesso vale per maggiore o uguale di 0, minore di 0 o minore o uguale di 0. Per essere positiva, il suo numeratore e il suo denominatore devono essere concordi. Questo significa che devono essere o entrambi positivi o entrambi negativi. Invece, per essere minore di 0 devono essere discordi, quindi o il numeratore è positivo e il denominatore è negativo, o viceversa, numeratore negativo e denominatore positivo. Inoltre, per essere 0, e questo mi interessa quando ho il maggiore o uguale di 0, può aggiungersi alle soluzioni che abbiamo appena detto il fatto che il numeratore potrebbe essere 0, il denominatore no. Ma quindi per risolvere la nostra disequazione ci serve di conoscere i segni del numeratore e del denominatore. Una volta che li sappiamo, possiamo confrontarli e vedere appunto quando il risultato viene positivo o negativo. Allora, come si studiano questi segni? Li studiamo separatamente. Io adesso ogni volta che intendo parlare del numeratore userò una n maiuscola. Vado a studiare il segno del numeratore, quindi vado a porre n maggiore di 0. Avrei potuto anche porlo minore di 0 e aver visto quando è negativo. Io vi consiglio, indipendentemente dal verso che è presente qui, che vi consiglio, ve lo do come indicazione quasi obbligatoria,
di andare sempre a studiare numeratore e denominatore maggiore di 0, perché quando li studiate positivi, in automatico scoprite anche i negativi, ma vediamolo nello specifico. Numeratore maggiore di 0, il numeratore è x più 3, quindi significa x più 3 maggiore di 0. X più 3 è maggiore di 0, questa è una disequazione di primo grado quando la x è maggiore, sposto il 3 dall'altro lato, di meno 3. Quindi il nostro numeratore è positivo quando la x è più grande di meno 3. Voglio ricordarmi di questa cosa e quindi la vado a riquadrare. Analogamente andiamo a vedere quando è che il denominatore è maggiore di 0. Il denominatore è maggiore di 0 quando x meno 4 è maggiore di 0, perché x meno 4 rappresenta il nostro denominatore. O questo significa quando la x è più grande di 4. E questo è il risultato della positività del mio denominatore. Adesso come mettiamo insieme queste informazioni? Semplicemente andiamo a fare una linea dei numeri. In questa linea dei numeri mettiamo in fila i numeri che ci sono venuti fuori nello studio del numeratore e del denominatore, nello specifico il meno 3 e il 4. Poi tracciamo due linee verticali in corrispondenza appunto del meno 3 e del 4. Qui accanto all'inizio della linea io vado a indicare n, che sta per appunto numeratore, e d. Adesso andiamo a indicare i segni. Il numeratore è positivo quando la x è maggiore di meno 3. Qui si trova il meno 3. Dopo il meno 3, il numeratore è positivo, quindi a destra di meno 3, in corrispondenza del numeratore, io ho dei più. Il positivo lo posso indicare col simbolo più. Di conseguenza, se siamo positivi dopo il meno 3, prima di meno 3 saremo negativi. Quindi il nostro numeratore prima di meno 3 è negativo. E proprio su meno 3, fateci caso qui, se al posto di x mettete meno 3, otteniamo meno 3 più 3, che fa proprio 0. Quindi su meno 3 il numeratore si azzera. Io vado a indicarlo mettendo 1, 0 proprio qua, in corrispondenza del meno 3. Il denominatore invece è positivo dopo il 4. Qui c'è il 4, dopo è positivo. Prima di 4 vuol dire che è negativo. Potete provarlo semplicemente mettendo un numero più piccolo di 4. Se a x mettete qui, per esempio, il numero 3, che è più piccolo di 4, 3 meno 4 fa effettivamente meno 1, che è negativo. Quindi prima di 4 è negativo. Se date proprio 4 al denominatore, ottenete 4 meno 4 che fa 0. E questo è il segno del denominatore. Ora, il segno della nostra frazione, che possiamo indicarla con f, o anche volendo con n fratto d, che è la stessa cosa, lo otteniamo dalle regole dei segni con i segni che abbiamo fatto qui sopra. Quindi meno per meno, più per meno, meno, più per più, più. Ovvero, quando la x è più piccola di meno 3, sia il numeratore sia il denominatore di questa frazione sono negativi. Questo significa che la frazione per intero sarà positiva. Quando la x invece è compresa tra meno 3 e 4, il numeratore è positivo e il denominatore è negativo. Questo significa che il risultato della frazione più per meno fa meno. Dopo 4, sia numeratore che denominatore sono positivi, la frazione sarà positiva. Facciamo un esempio con qualche numero. Prima di meno 3 prendo meno 5, sostituiamo meno 5 al posto di x. Lo faccio qui sopra. Meno 5 più 3 fratto meno 5 meno 4. Risultato, meno 5 più 3 fa meno 2, meno 5 meno 4 fa meno 9. Vedete, negativo sia sopra che sotto, corrisponde a quanto abbiamo detto qui. Il meno 5 infatti si trova in questa zona. E il risultato, meno 2 fratto meno 9, è 2 noni, cioè positivo. Analogamente, se prendete un numero tra il meno 3 e il 4, per esempio lo 0, 0 più 3, 3, sopra positivo. 0 meno 4, meno 4, sotto negativo. Risultato 3 fratto meno 4, meno 3 quarti, risultato negativo. Se prendete un numero più grande di 4, adesso non faccio un esempio, potete provarlo però che ottenete positivo sia sopra che sotto, quindi la frazione sarà positiva. Inoltre, proprio su meno 3, attenti a questi 0, si azzera il numeratore, ma quando il numeratore di una frazione è 0, tutta la frazione fa 0. 0 diviso qualunque numero infatti fa 0. Quindi qui sotto io mi riporto che su meno 3 ho uno 0. Attenzione al 4. Su 4 si azzera il denominatore, ma un numero diviso 0 non si può fare. E quindi su 4 la nostra frazione non è che si azzera, ma non esiste proprio. Si indica con questo simbolo. Adesso e solo adesso andate a guardare cosa chiedeva la vostra disequazione. La disequazione voleva la vostra frazione maggiore di 0. Questo significa che voi dovrete andare a prendere nel vostro studio le zone dove avete trovato il positivo, cioè i più, e sono queste due zone che ho cerchiato in rosa.
Rimane soltanto da concludere l'esercizio scrivendo la soluzione. Il più è qui, cioè prima di meno 3, quindi x minore di meno 3, oppure il più è anche dopo il 4, quindi x maggiore di 4. Mi va bene sia prima di meno 3 che dopo il 4, quindi vanno bene o le x più piccole di meno 3 o le x maggiori di 4, ma allora mettiamo il connettivo logico che rappresenta la o, che è questa v, ok? Che sta per vel per l'appunto. Questa, che andiamo adesso a riquadrare in rosso, è la soluzione della nostra disequazione. Dico un'ultima cosa, poi mi fermo per quanto riguarda la parte teorica, ovvero che cosa sarebbe successo se qui invece del maggiore ci fosse stato maggiore o uguale a 0. Lo studio sarebbe andato avanti in maniera del tutto analoga. Io avrei fatto proprio numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0. Alcuni prof mettono qui il maggiore uguale sul numeratore perché mi sta bene anche quello, però è indifferente come lo studiate. Io adesso andrei a analizzarlo proprio senza inserirlo. E la tabella sarebbe stata identica, proprio la stessa identica. Devo stare attento solo che mi sta bene, oltre ai positivi, anche lo 0 nella soluzione. E quindi, quando vado a scrivere la soluzione, non mi va bene solo più piccolo di meno 3, ma anche il meno 3 stesso. Quindi qui avrei messo l'uguale. Non si inserisce qui l'uguale. E questa cosa va a coprire anche le condizioni di esistenza. Nel senso che nella disequazione fratta non serve fare le condizioni di esistenza, a meno che non buttiamo via qualcosa, quello lo vedremo più avanti. Perché quando voi studiate numeratore e denominatore, già implicitamente le andate a fare le condizioni di esistenza. Quando inserite questo non esiste. Tanto non servono le condizioni di esistenza, ma vi basta semplicemente porre bene gli zeri a numeratore e a denominatore. Ora, prima di andare proprio a concludere questa parte teorica relativa alle disequazioni, vi domando cosa sarebbe successo invece se non ci fosse stato né il maggiore uguale, ma un minore o un minore uguale. Mi direte, ma qui cambia tutto. Invece no, attenzione perché anche se qui c'è minore o minore uguale, come accennavo anche prima, io vi consiglio numeratore e denominatore di studiarli comunque maggiori di 0 perché vado a vedere quando sono positivi singolarmente il sopra e il sotto, non l'intera frazione. Questo è un errore diffusissimo, quindi stateci attenti perché si rischia di fare confusione. Quindi io vado a vedere quando sono positivi e li metto i più. E di conseguenza metto, vedete, anche i meno, per questo vi dico che non serve cambiare verso, perché tanto i meno li posizionate comunque, voi studiate il segno per intero, quindi lo studio della tabella è identico, la differenza è ciò che scelgo di prendere alla fine come soluzione. Se qui ci fosse il minore, alla fine non vado a cerchiare questi più e non prendo questa soluzione, ma dovrò andare a cerchiare i meno. Quindi dovrò andare a prendere la zona dove è negativa la frazione, voglio minore di 0. Quindi la soluzione si va a scrivere con meno 3 minore di x minore di 4. Vedete che la x si trova qui in mezzo tra il meno 3 e il 4. Se c'è il minore uguale, la differenza è che prendo anche lo 0 come prima e quindi prendo minore uguale sul meno 3. Così abbiamo coperto tutti i casi delle disequazioni fratte in forma canonica. Con questo abbiamo concluso questa lezione e nella prossima lezione andremo a vedere tanti esercizi, sia con disequazioni in forma canonica che, perché no, anche disequazioni che non si presentano già in forma canonica.